È proprio pratica. Apre, mani spada, mani dell'incantesimo, apre le mani, corre sul pelo dell'acqua. Tutto a destra, stessa cosa. Apre, mani spada, corre sul pelo dell'acqua. Palmi rivolti in avanti. Il nome non è semplicemente la gru, è la gru di montagna, la gru longeva, la gru eremita, la gru alchemica, che corre sul pelo di un lago, di uno specchio d'acqua, quindi che fa quel gesto, no? Per prendere il volo. Apparentemente semplice, c'è un lavoro enorme, spesso nel Qigong quando si fa poco c'è tanto lavoro. Una cosa che viene ripetuta in tutte e 5 le sequenze è pioggia di luce, sorriso agli organi interni. Questo c'è in tutte e 5 le sequenze. In pioggia di luce, Wai Kung è in contatto con l'universo. Lao Kung è in contatto con Tien Mu, occhio del cielo. Le punte dei piedi sono sempre in tutti questi Qigong sono rivolte all'interno, perché è un Qigong di tonificazione, di vitalità, non di utilizzo dell'energia, ma di risparmio dell'energia. Quando si scende, i pollici sono in basso, scendono lungo la linea del capezzolo e toccheranno proprio leggermente, li sfiorano i capezzoli. Quindi un sorriso è tutto questo. Quando si fa veloce vuol dire che abbiamo una visualizzazione molto rapida. C'è questo sorriso, polmoni, cuore, diaframma che ha la dignità di un organo, stomaco al centro, a destra fegato, cistifele, a sinistra inizia pancreas, reni protetti dietro, intestino tenue, intestino grasso, vescicola urinaria. All'inizio fa così, alla fine
al sorriso agli organi interni, aggiunge anche premere, espandere, raccogliere. In tutta questa sequenza della gru che vola lentamente, il mignolo è aperto per disperdere il calore tossico, di poco, È molto rotondo sopra, sì, ottimo. È un po' strano. E noi siamo abituati a fare la palla così, a fare la palla così, a fare la palla così. Qui invece alla fine è come se dovessimo prendere qualcosa e portarlo dentro, proprio. E qui si rimane fermi, perché tutto l'esercizio che abbiamo fatto è una preparazione per star fermi. Questo è il Qigong, il lavoro del Qi. Prima è come se lo stimolassimo, Sì. adesso il Qigong, l'immobilità. E finalmente porta il Qi nella pancia. Alcune cose da capire. Le ginocchia non devono lavorare. Le ginocchia non devono lavorare, quindi vuol dire che qui devo chiudere in dentro per sgravare il ginocchio, praticamente lavora il dietro. Lavora il dietro. Sì. Se sento male alle ginocchia sto sbagliando l'esercizio. Se non riesco a non sentire male vuol dire che lo devo fare piccolissimo. Piccolissimo, non c'è bisogno di fare spettacolo. Esatto, può essere piccolissimo, esatto. L'importante è che ci sia questo bellissimo lavoro qua. Esatto. Minmen, qui risucchia, espande e Minmen va indietro. La porta del destino va indietro, sì. Questo qui lo facciamo in Shobu. Poi abbiamo quello che facciamo in Timbu, che è proprio il volo super dell'acqua, che è uguale. Il ginocchio non deve lavorare. Se lavora il ginocchio, io non sento niente, grazie a Dio. Grazie a Dio. Però ci ho dovuto lavorare annetti, tutti ci dobbiamo lavorare anni. Sì. Ti aiuta molto toccare a terra, Geoffrey, Ti aiuta molto a liberare il ginocchio. Sì. Fantastico. Tutti e due. Sì, tutte e due, bravo. Perché si Sì, espande tutto chiaro. qua. Lo so, è un lavoro di una vita. Quindi qui solidi e sopra liberi. Qui ce lo fa fare in equilibrio. Quindi qua solidi e sopra liberi. La sensazione interna è quella dello sbadiglio, perché quando sbadigliamo sblocchiamo il diaframma e lavoriamo con i tendini senza saperlo. Se io dentro sbadiglio, al posto di lavorare col muscolo, nello sbadiglio, lavoro col tendine. Fantastico. Questa la chiamiamo la mano spada, ma è anche l'incantesimo. Sì. Nel Sichuan si praticava, ma dopo in molti ospedali abbiamo visto che c'è questa sequenza, non è solo nel Sichuan. E questa è una foto di allora. Vediamo, pensa a te, mi è rimasta la faccia che avevo negli anni 80 in Cina. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.